Buon pomeriggio e benvenute e benvenuti a questo webinar organizzato dal CMCC e dal Focal Point IPCC per l'Italia. Affronteremo nella prossima ora e mezza il tema degli esiti e le prospettive della conferenza di Belém e avremo come relatrici le, le persone che hanno attivamente partecipato alla delegazione italiana. Io sono Mauro Bonocore, coordino le attività di comunicazione del CMCC, che sapete è un centro di ricerca internazionale multidisciplinare sui cambiamenti climatici. Vi do giusto due indicazioni su come partecipare attivamente al webinar e a fare e a fare domande alle nostre relatrici. In fondo alla vostra interfaccia di Zoom trovate un tasto, vedete anche l'icona, con domande e risposte. Lì potrete fare le domande, indicate per piacere la persona a cui volete indirizzare la vostra domanda in modo che poi noi potremmo rivolgerla a voce. Nel caso non riuscissimo a rispondere a tutte le domande, dopo il webinar proveremo a pubblicare online un testo con le risposte concordate o con le autrici. For non-Italian speaking participant, if you want, you can find a button at the bottom of the Zoom interface where you can activate subtitles. E ora lascio la parola ad Anna Pirani per introdurre i contenuti di questo webinar. Prego, Anna. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per il vostro interesse e partecipazione. Io sono la co-moderatrice di questo evento e vi presento rapidamente il ruolo del CMCC, una collaborazione che abbiamo oramai da quasi 10 anni con il Ministero dell'Ambiente e la Sicurezza Energetica. Svolgiamo dei ruoli molto interessanti. Il primo è il focal point dell'Italia nell'IPCC, cioè il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico. Quindi rappresentiamo l'Italia in questo organo e lavoriamo per collegare, diciamo, la comunità scientifica e di politiche e vari attori in Italia con questo organo delle Nazioni Unite. Antonio Navarra è il focal point, il nostro presidente CMCC. Io lavoro con Marta Elena nel supporto, diciamo, scientifico e tecnico di questo ruolo e inoltre con Mauro, che avete appena conosciuto, e il suo team di comunicazione del CMCC svolgiamo un'attività di divulgazione sia di eventi come questo, oppure eventi che spiegano come partecipare in queste attività dell'IPCC, oppure abbiamo anche dei prodotti di divulgazione anche tradotti in italiano, quindi speriamo che man mano che il nuovo ciclo dell'IPCC prenda piede avrete sempre di più delle informazioni utili. Vi informo che c'è una newsletter al quale vi potete iscrivere per ricevere queste informazioni. Poi, inoltre, scusate, è partito il sito. Ops. Avrete queste slide dopo, quindi troverete anche questi hyperlink che avevo inserito a disposizione. Poi c'è un team del Centro Euro Mediterraneo che supporta i negoziati direttamente con i colleghi del MASE e portiamo delle competenze aggiuntive. Qui, senza entrare nel dettaglio, vedete il team attuale. Quasi tutti eravamo alla COP30, oggi parlerà Caterina tra di noi, però abbiamo il grande piacere di invitare le colleghe del team del MASE, così avete maniera di conoscerle direttamente e sentire direttamente da loro le esperienze negoziali. Giusto per, suppongo che la maggior parte di voi conoscete abbastanza come funziona questo meccanismo delle Nazioni Unite, della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici. Ogni anno c'è una COP, una conferenza delle parti, però magari tutto il dettaglio di questa struttura negoziale può essere forse meno conosciuta. Ci sono due conferenze delle parti, una che si occupa del protocollo di Kyoto, che è sempre attivo, e un'altra che si occupa dell'implementazione dell'accordo di Parigi. E inoltre ci sono due corpi sussidiari che lavorano su aspetti tecnici, sia individualmente oppure anche congiunti, su vari diciamo, bisogni tecnici di questi due enti di negoziali.
e troverete sul sito della Convenzione Quadro, seguendo, diciamo, l'indirizzo, ops, anche qui mi è partito il link, ai, 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 scusatemi, ops, levo un attimo. Ok, eccomi qua di nuovo. Qui troverete, seguendo l'indirizzo della COP30, eccoci qua, tutti i documenti che provengono da queste diverse sessioni negoziali. Quindi vi invito ad andare a esplorare queste informazioni se non le avete già trovate voi. Introducendo il webinar, parleremo prima di tutto, vi presenterò Federica Africano, che è la capodelegazione dei negoziati per l'Italia, che ci parlerà, diciamo, di un overview, una sintesi di questa COP. Sentiremo parlare della Mutirao, che è questa modalità che hanno implementato la presidenza brasiliana. Federica si è occupata dei negoziati proprio della transizione giusta, quindi ci dirà qualche parola su di questo. E poi passeremo a Giulia Maria Baldinelli che parlerà degli esiti legati alla mitigazione. A questo punto faremo ogni tappa, diciamo, facciamo una piccola pausa per sentire se ci sono delle domande, sperando di avere il tempo per raccogliere qualche domanda dal vivo. Passeremo all'adattamento, ci sarà Marianna Ronchini, sempre del MASE, e che ci parla in particolare dell'obiettivo globale sull'adattamento, gli nuovi indicatori che sono stati adottati, e poi Caterina Guidi del CMCC parlerà in particolare dell'argomento dei piani nazionali di adattamento. E infine Alice Giallombardo ci parlerà della finanza climatica. Quindi adesso io do la parola a Federica. Grazie per essere con noi, Federica. Spero che riesci a... Eccoti qua e anche con l'audio. Eccoci. Bene, e Sì, fammi sapere quando vuoi cambiare, sono qua. sì. Ok, perfetto. Grazie mille Anna e buon pomeriggio a tutti. Partiamo subito così non perdiamo tempo, ci sono tante cose da dire. Allora, rispetto a quello che è successo alla COP30 a Belém, magari facciamo un attimo un passo indietro e per capire anche il contesto nella quale si è sviluppato tutto il lavoro nell'arco dell'anno che poi ha portato alla COP di Belen. Come molti di voi probabilmente sapranno, la presidenza brasiliana ha connotato questa COP come la COP dell'implementazione perché? Perché effettivamente ormai si sono chiuse tutte le regole dell'accordo di Parigi, le ultime sono state adottate nella COP 29, quindi ci si aspetta dopo un intero ciclo del famoso ciclo dell'ambizione del Global Stocktake, ovviamente diciamo, l'accordo di Parigi entra nel vivo, cioè entra nella fase di, appunto di implementazione. Quindi da una parte la COP dell'implementazione, dall'altra anche la COP dell'adattamento, perché come vi racconterà una collega, è stato adottato la decisione sul nuovo obiettivo, il Global Goal sull'adattamento con i relativi indicatori e poi ovviamente il tema della finanza per il clima. Quindi questa COP aveva queste aspettative che sono state costruite man mano dalla presidenza brasiliana. Il contesto, diciamo, generale è quello che conosciamo tutti, quindi un contesto geopolitico molto complesso, estremamente difficile per tutte le vicende che caratterizzano la guerra russo-ucraina, la crisi che perdura in Medio Oriente e anche e soprattutto con un effetto immediato sulla COP, ovviamente il fatto che gli Stati Uniti, dopo le elezioni di Trump, sono effettivamente usciti dall'accordo di Parigi. Tutto questo ha influenzato non solo la COP, ma diciamo anche i consessi internazionali politici, quali come per esempio il G7 e il G7. Il G7 non è stato in grado di fornire indicazioni, come invece normalmente sa, politiche verso la COP e sul tema del cambiamento climatico, che non viene minimamente citato della dichiarazione, sia quella ministeriale, sia quella dei leader, e il G20 ministeriale che sostanzialmente si è chiuso con semplicemente un CER summary dove viene ricordato il cambiamento climatico, gli impatti del cambiamento climatico, ma non ci sono delle vere e proprie azioni, salvato un po' all'ultimo dal G20 che si è tenuto proprio negli ultimi giorni della COP in Sudafrica, dove comunque
sono stati in grado di adottare un comunicato, benché assente il Presidente degli Stati Uniti e benché le proteste ovviamente degli americani che non si ritenevano riflessi in quel comunicato. Però ovviamente tutto questo non ha accompagnato la preparazione della COP. Poi nell'ambito della COP stessa, l'atteso rapporto di sintesi su tutti gli NDC che sono stati presentati, con degli aspetti sia positivi che negativi. L'aspetto positivo è che comunque molto è stato fatto e l'altro aspetto è che molto c'è ancora da fare. E ancora un retaggio dalla COP28, l'assenza dello spazio dove discutere l'implementazione delle decisioni, della famosa decisione presa a Dubai, che ha avuto un'influenza notevolissima, in particolare l'aspetto sui combustibili fossili, e poi il tema, diciamo, riportato dai paesi più vulnerabili, i paesi africani, ma anche i cosiddetti, il gruppo regionale proprio dei paesi vulnerabili sul tema dell'adattamento, il loro scontento che continua dalla COP29 su non aver avuto, diciamo, un obiettivo specifico nell'ambito dell'obiettivo finanziario rispetto alla tematica dell'adattamento, che ha una valenza sempre maggiore. La prossima slide. Quindi, che cosa è successo quindi alla COP? La COP sono state, diciamo, la presidenza ha portato all'adozione un pacchetto. Questo pacchetto è composto da una decisione che poi alla fine è la decisione quadro, la cui ultima fu adottata alla COP28, che dai brasiliani è stata chiamata appunto Mutirao Decision, per indicare questo processo che loro hanno avviato diciamo, da prima di diventare veri e propri presidenti, quindi in collaborazione ancora con la presidenza della COP29, perché ricordatevi che una presidenza diventa tale solo all'ultimo, solo nel momento della COP, ovviamente, con questo dialogo cooperativo e facilitativo che avrebbe dovuto portare appunto diciamo, a un confronto più aperto e meno difficile, come di solito è alle COP, cosa che non è in realtà poi avvenuta in maniera completa. Comunque una decisione cover dove sono stati sostanzialmente messi gli elementi più difficili, che la presidenza brasiliana ha cercato di evitare bloccassero all'inizio della COP l'adozione dell'agenda, perché di solito così avviene, e che quindi riguardavano da una parte la finanza per il clima, ma nello specifico la definizione di della finanza fornita ai paesi, quindi solo l'articolo 9.1 dell'accordo di Parigi, vuol dire sostanzialmente la finanza altamente concessionale e i grant, e il tema degli NDC, dove discutere diciamo, dell'ambizione collettiva. Ricordatevi che parliamo sempre di ambizione collettiva di tutti gli NDC e del gap che, come è emerso anche dal rapporto di sintesi, rispetto diciamo, al mantenimento dell'innalzamento della temperatura al grado e mezzo. E il tema è entrato recentemente nel dialogo molto conflittuale sulle misure, sulle politiche climatiche che hanno un impatto sul commercio, in particolare ovviamente le politiche, diciamo, in particolare con un'accusa nei confronti dell'Unione Europea di attuare delle politiche, in particolare la politica del CBAM, che quindi è questa tassa che viene posta alle frontiere, alle importazioni, che sostanzialmente crea degli impatti economici sulle filiere delle importazioni degli altri paesi, che quindi ha creato un forte conflitto ovviamente di vedute all'interno della COP. La prossima slide. Questi temi sono tutti entrati nella decisione del Mutirao, dove sostanzialmente si è cercato di trovare una sintesi tra le diverse posizioni. Non si è parlato ovviamente, perché è estremamente difficile, propriamente diciamo, dell'implementazione del Global Stock Take. Ci sono dei riferimenti incrociati per non esplicitarlo, però sono stati creati dei contenitori per continuare la discussione. E sono due questi contenitori
contenitori. Un contenitore è il Global Accelerator che è sostanzialmente il Global Implementation Accelerator che sostanzialmente dovrebbe essere il luogo dove discutere in maniera però non in maniera cooperativa, in maniera dal basso verso l'alto, scambio di vedute, scambio di esperienze volontario su quello che i paesi stanno facendo nei propri NDC e l'altro aspetto che è la Mission 1.5 che è sostanzialmente la parte cooperativa, cioè come superare gli ostacoli per far sì che ovviamente i paesi possano implementare degli impegni, i famosi NDC, in maniera ambiziosa. Ed è stato creato un dialogo anche sul, diciamo, meno conflittuale e più aperto sulle misure del commercio. Perché? Perché viene comunque riconosciuto che effettivamente talune politiche climatiche in taluni paesi che servono per ovviamente avanzare il processo di decarbonizzazione in quei paesi possono avere degli impatti trasfrontalieri, che questi impatti possono incidere sulla capacità di altri paesi di intraprendere altrettanti percorsi. E poi ovviamente il tema dell'adattamento che è stato inserito a controbilanciare appunto le richieste dei paesi diciamo più vulnerabili, ricordando diciamo e richiamando il raddoppio della finanza per l'adattamento che fu deciso a Glasgow alla COP26 e diciamo richiamando i paesi a fare massimi sforzi per triplicare le risorse nell'ambito ovviamente degli obiettivi stabiliti per l'adattamento al 2035. Ma il pacchetto della COP non era solo questa decisione, che sicuramente è stata la più controversa proprio perché ha toccato dei temi, tutti e tre correlati e estremamente difficili, molto diverse. La COP 30 ha avuto anche una serie di altre decisioni che sono state adottate a pacchetto, appunto, come dicevo, insieme alla decisione Mutirao. Una è sul dialogo del Global Stocktake, una decisione a lungo dovuta perché la COP28 aveva stabilito che una volta definiti quello che doveva essere il percorso per i nuovi NDC e quindi il percorso dell'ambizione, che se ne potesse comunque discutere ogni anno per capire proprio a livello diciamo cooperativo come far sì che i paesi potessero implementare la decisione COP28. Questa decisione non è mai stata adottata dopo la COP28, ci sono state grandi difficoltà per differenti contrapposizioni di vedute, da una parte i paesi, sostanzialmente da una parte i paesi in via di sviluppo che vedevano quella decisione attraverso la lente dei finanziamenti, ovvero disponibilità di finanziamenti e quindi implementazione, e i paesi sviluppati che ancorati diciamo al significato dell'accordo di Parigi, che dice che sostanzialmente i paesi comunque devono presentare un NDC che chiaramente una maggiore ambizione poi richiama finanziamenti. Bene, questa decisione è stata finalmente adottata alla COP30, così come è stata anche adottata la decisione degli indicatori, sulla quale però non mi soffermo perché ve ne parleranno i miei colleghi, e il programma anche per l'implementazione delle tecnologie, che è un programma a cui i paesi in via di sviluppo tengono moltissimo, che è legato a degli strumenti esistenti all'interno della COP, proprio sulle tecnologie, sulla messa a disposizione delle tecnologie, cioè facilitare il trasferimento tecnologico ai paesi proprio in un processo di decarbonizzazione. Accanto a queste decisioni, un'altra decisione importante che è stata adottata è quella sulla transizione giusta. Il tema della transizione giusta è un tema che si è posto, ha iniziato a imporsi alla COP di Sharm el Sheikh, quindi alla COP 27 in Egitto, che aveva stabilito di definire, di avviare un programma di lavoro appunto sulla giusta transizione. Il tema della giusta transizione è un tema abbastanza complesso, anche per l'interpretazione che si dà per giusta transizione. L'accordo di Parigi definisce la giusta transizione, quella collegata alla transizione della forza lavoro ovviamente in un processo di decarbonizzazione principalmente energetico, nella quale chiaramente cambiando le modalità di produzione ovviamente cambiano i tipi di lavori e quindi bisogna curarsi di quella parte della società che diciamo deve transitare in un qualche modo anche insieme diciamo al transito delle tecnologie.
ed è stata poi in realtà allargata nelle discussioni a diciamo più settori, non solo la transizione energetica, ma anche quella, ma anche l'adattamento, per esempio. Perché? Perché la transizione giusta è vista come quella transizione che ogni transizione ha degli impatti su tutta la società allargata, ovviamente, che quindi occorre valutare quegli impatti e mitigarli soprattutto per le popolazioni più vulnerabili, per quei settori della società più vulnerabili. Quindi diciamo che ha subito una trasformazione questo concetto, che tra l'altro va molto di pari passo anche diciamo, alla discussione sul trade e sul fatto che viene riconosciuto cioè viene evidenziato che comunque le politiche climatiche hanno un impatto e possono avere differenti impatti a seconda dei differenti settori della società. Ecco, la giusta transizione significa in qualche misura andare a capire questi impatti, che sono degli impatti economici e degli impatti sociali, e come mitigare gli effetti di questi impatti, avendo un approccio inclusivo, cioè guardando a tutti i settori economici e guardando a tutti i settori della società, e quindi a tutta la popolazione che comunque eventualmente verrebbe verrebbe insomma colpita dal tipo di transizione che tu puoi decidere di portare avanti. Questa decisione ovviamente è stata fortemente voluta dai paesi in via di sviluppo perché loro danno questa accezione all'interpretazione di transizione giusta. Fortemente voluta anche diciamo, dalla società civile, perché buona parte della decisione parla del coinvolgimento della società civile nelle decisioni che vengono fatte diciamo, nel decidere un percorso di transizione e nel valutare quali impatti questo percorso può avere, come aiutare quegli settori della società che sono ovviamente impattati da questo tipo di transizione. E da qui la nascita di un meccanismo fortemente controverso, ovviamente, di cui tuttavia si è riuscito alla fine a definire un po' le caratteristiche, quindi un luogo nel quale scambiare le esperienze, nel quale fare capacity building, nel quale imparare dagli altri e coinvolgere soprattutto diciamo, tutti i settori della società nelle problematiche e nelle soluzioni anche che possono nascere da una transizione per l'appunto giusta. Quindi un lavoro molto interessante, una decisione un po' che secondo me caratterizzerà anche un po' il futuro delle discussioni all'interno dell'accordo di Parigi. Come dicevo prima, che cosa manca da tutto questo pacchetto? È un bicchiere mezzo pieno e mezzo vuoto, a seconda di come lo vuoi vedere. Quello che manca è un effettivo riferimento, ai temi che sono stati portati avanti dalla decisione dal paragrafo 28 o dal paragrafo 33 della decisione del Global Stock Take, dove tutto sommato erano stati individuati tutta una serie di azioni che bisognava fare, dal triplicare le fonti rinnovabili, dal duplicare l'efficienza energetica, al eliminare progressivamente l'uso dei combustibili fossili o la deforestazione. Ecco, questi riferimenti mancano sia nella decisione del Mutirao sia nelle altre decisioni. Vengono richiamati nella decisione del Mutirao in maniera molto blanda, facendo riferimento a un altro paragrafo che elenca tutta una serie di decisioni che sono state adottate, ma non c'è uno specifico riferimento a questi temi e in particolare ovviamente alla transizione dai combustibili fossili. Perché? Perché ci sono ovviamente delle forti differenze di vedute, e perché ci sono un gruppo di paesi regionali che sono fortemente contrari a richiamare questi temi. Andiamo alla prossima slide. Quindi, difficoltà a richiamare questi temi perché al di là dell'essere paesi, principalmente i paesi produttori ovviamente di fonti fossili, se pensiamo al tema appunto del transitioning away, cioè progressivamente eliminare l'uso di tali fonti, è perché questi paesi, diciamo, richiamano la natura, come si dice, bottom up dell'accordo di Parigi. Che vuol dire? Vuol dire loro vedono nell'accordo di Parigi, che è stato poi il valore dell'accordo di Parigi e che ha consentito all'accordo di Parigi e a tutti i paesi di firmare questo accordo, vedono nell'accordo di Parigi uno strumento attraverso il quale si individuano una serie di elementi, ma poi sta allo Stato
interpretarli e implementarli. E quindi ovviamente loro, diciamo, questa loro visione dell'accordo di Parigi, che in parte è reale, è vera, perché questo è il ciclo dell'accordo di Parigi, diciamo, si trasmette nel negoziato come un non voler mai, non voler più ripetere quello che è stato detto alla COP28. Ho detto prendo atto di quello che è stato fatto alla COP28, come io applico quello che è stato fatto, dipende da me, è determinato da me a livello nazionale. Quindi questo conflitto esistente tra chi ovviamente vuole vedere diciamo, una decarbonizzazione che necessariamente deve parlare ovviamente dei combustibili fossili, e chi invece punta a parlare di una riduzione delle emissioni che non necessariamente voglia dire eliminare i combustibili fossili. Questo si è riflesso pienamente nella decisione finale, perché manca un riferimento specifico. C'è da dire che la presidenza brasiliana ha inizialmente diciamo, lavorato bene, perché ha creato, diciamo, dei contesti, diciamo, di dialogo, però diciamo, oltre a creare questi contesti di dialogo non si è, diciamo, non è riuscita in tutto il percorso che ha portato alla COP30 a trovare delle sintesi tra i vari argomenti difficili, tra cui questo argomento, cioè come riflettere questo argomento in maniera tale da far tenere al tavolo tutti quanti, come rifletterlo nella decisione, come parlare ovviamente della finanza per il clima in maniera diciamo onnicomprensiva, quindi non guardando solo a quella che i paesi in via di sviluppo chiamano la finanza provided, cioè quella che viene direttamente fornita da paesi, sostanzialmente la finanza pubblica, quando noi sappiamo perfettamente che non sarà mai sufficiente per diciamo, rispondere a tutti i bisogni diciamo, a tutte quello che serve per portare a una definizione, diciamo, una strategia, una decarbonizzazione che porti verso, che accolga insomma l'obiettivo dell'accordo di Parigi. In tutto questo percorso la mancanza degli Stati Uniti si è sentita perché? Perché gli Stati Uniti poi alla fine, al di là delle loro posizioni, gli Stati Uniti sono sempre stati nell'ambito dell'accordo di Parigi molto forti e soprattutto dialoganti nei confronti di quei paesi, quali paesi arabi, verso cui gli altri paesi hanno difficoltà a dialogare. Alla fine, alla COP28, se si raggiunse l'obiettivo di mettere all'interno dell'accordo il tema della transizione ai combustibili fossili, alla fine fu dovuta a una forte pressione che gli Stati Uniti fecero verso i paesi arabi. Ecco, qui gli Stati Uniti sono assolutamente, ovviamente, questa assenza si è notata, ovviamente, al di là poi delle loro posizioni e ovviamente del loro contributo anche in termini di finanza del pubblico, o del loro contributo anche in termini di decarbonizzazione, quindi tutte le politiche che loro hanno nella precedente amministrazione messo in piedi per la decarbonizzazione. Di nuovo, come avevo detto prima, è mancato il peso politico sia del G7 e del G20, che invece, per esempio, alla COP26, ricorderete, hanno influenzato tantissimo la decisione che fu adottata alla COP26, il famoso 1.5, alla fine venne dal G20 e dal G7 di quell'anno. Poi ovviamente l'aspettativa fortissima dei paesi più deboli, diciamo, il fatto che diciamo, in tutto questo negoziato, in queste differenti posizioni, i più deboli poi si sono trovati da una parte a dover aderire alle istanze del gruppo regionale più grosso dei paesi in via di sviluppo, che sono i G77, che però comprende differenti istanze, cioè abbiamo la Cina, abbiamo i paesi arabi, abbiamo l'India, e loro che hanno delle oggettive, diciamo, richieste in termini di adattamento, che però, diciamo, poi ha trovato una sua collocazione, sebbene con un linguaggio sicuramente non dei più forti. E poi ovviamente il finale della COP30 è stato abbastanza complesso e difficile, perché la presidenza, in questa sua visione di dialogo, in realtà diciamo, ha tirato fuori le decisioni, sia ovviamente la decisione cover, la Mutirao, che effettivamente è sempre in mano alla presidenza, ma anche tutte le altre decisioni le ha tirate fuori dal negoziato nella seconda settimana e le ha
sostanzialmente modificate e presentate per l'adozione come un pacchetto, e questo ha creato, avrete sentito alla fine, dei malumori, anche perché tant'è vero che il presidente della COP alla fine ha dovuto, soprattutto sulla decisione sul Global Goal adattamento e la decisione sul programma per la mitigazione, ha dovuto ammettere che il lavoro su questi due aspetti dovrà continuare, perché le decisioni non soddisfano, ovviamente, non hanno soddisfatto tutte le richieste. La prossima slide. Quindi diciamo che alla fine però quello che è stato importante è che diciamo i due aspetti su cui tutti i paesi, devo dire, alla fine concordavano sono emersi, e cioè l'aspetto che comunque l'accordo di Parigi, e quest'anno erano i 10 anni dell'accordo di Parigi, funziona, perché lo stesso rapporto di sintesi ci dice che molto è stato fatto e molto è in campo per essere implementato, e che comunque le emissioni a livello globale di coloro che hanno presentato gli NDC sono ridotte, e questo ha consentito, diciamo, degli scenari di temperatura su cui forse Anna sarà più brava di me a dirvi, degli scenari di temperatura che certamente non sono l'1,5, ma non sono neanche i 3 e i 4 gradi del passato, gli scenari del passato, che tutto sommato il multilateralismo rimane comunque la via per discutere, per sedersi a un tavolo e trovare una sintesi, seppur tra difficoltà e diverse posizioni, e comunque il fatto che la decisione del Multidrao dà un continuum alla discussione che si è avuta negli anni passati, e ha finalmente, diciamo, individuato uno spazio nel quale, sebbene in maniera diciamo, forse non perentoria, però in maniera almeno cooperativa, consentirà di continuare a discutere di questi temi, e a discutere di come fare questa transizione in una maniera che sia ovviamente sostenibile per tutti i paesi. E poi c'è anche da dire un merito va dato ai brasiliani, e l'altro lato, che non è il negoziato, ma tutto l'altro aspetto, tutto ciò che circola attorno al negoziato, che noi chiamiamo l'Action Agenda, che sono questi insieme di iniziative e insieme di impegni che tutta la società, tutti gli stakeholders, quindi dagli attori non governativi al settore privato, alla società civile, prendono e fanno per, diciamo, dimostrare le loro azioni nei confronti del cambiamento climatico. Il Brasile ha riorganizzato l'Action Agenda e ha creato un programma per i prossimi 5 anni. Importante perché tutti questi aspetti di cui sentiremo sempre parlare, hanno un impatto sulle azioni sul cambiamento climatico, sono importanti e sono anche un modo per tenere in qualche misura anche gli Stati Uniti all'interno dell'accordo. Quindi giudicare se questo sia stato un pacchetto ambizioso o meno lo lascio a voi. Benissimo, grazie Federica. Insomma, un percorso bellissimo su tutta la complessità di questo incontro e tutto quello che c'è attorno, che gravita attorno a questo processo negoziale. Ehm, Ci abbiamo qualche minuto per delle domande. Vedo che ci sono un paio nella chat e ci arriviamo. Volevo continuare un po' sull'ultimo punto che avevi sollevato, cioè il ruolo dei attori non, diciamo, che non sono le parti, che non sono le nazioni stesse. Cioè il mutirao è creato per fare, il termine vuol dire qualcosa come sforzi collettivi, no? Nella lingua indigena. Tupi Guarani, se non sbaglio, i brasiliani hanno spinto tantissimo questa dimensione qua nel contesto di una COP di implementazione. Cioè, da un lato vediamo una COP che avanza, un meccanismo che avanza molto lentamente, a piccolissimi passi, che lascia tante perplessità. Però poi c'è quest'altro versante di partecipazione più ampia dell'Action Agenda, e dei meccanismi instaurati dalla presidenza stessa. Cioè, secondo te, questo pacchetto completo, come lo dovremmo interpretare? Cioè, così che si deve andare avanti, o quale peso bisogna mettere, diciamo, su quello che succede nella COP stessa, e poi questi altri meccanismi che scorrono
in parallelo, diciamo. Diciamo che Qual è la... La COP rimane, diciamo, il lato negoziale e e il lato intergovernativo, ovviamente, no? Cioè dove i paesi prendono degli impegni ed è importante perché prendere un impegno, diciamo, generale su vari settori, poi a ricaduta ricade diciamo, sulla società, chiaramente, e quindi ricade su tutti quegli attori che tu hai, in qualche misura, menzionato. Quindi, non è più possibile tenerli, diciamo, avere un approccio top down, perché l'accordo di Parigi non è così. L'accordo di Parigi è esattamente il contrario. Quindi nel momento in cui i paesi prendono degli impegni, coinvolgere tutto il mondo che vive, diciamo, nelle società, nelle sue varie articolazioni, no? Dicevamo dal settore privato agli stakeholder, le città, i comuni, le regioni, per quanto ci riguardano, le varie strutture che esistono nei paesi che sono anche differenti, diventa essenziale perché chiaramente il loro coinvolgimento, la loro comprensione degli impegni e delle azioni è propedeutica a consentire ai paesi a raggiungere i propri obiettivi. D'altra parte, è vero, siamo passati da una COP, diciamo, in cui dovevamo stabilire delle regole, ad una COP che deve in un stesso tempo raccogliere i risultati di quello che i paesi stanno facendo. Questo diventa assolutamente, secondo me, essenziale e importante. Il coinvolgimento di questi attori è propedeutico al raggiungimento poi per un paese degli obiettivi, anche se loro poi tutte queste azioni sono in realtà comprese diciamo, in quello che i paesi fanno, no? Perché anche noi quando riportiamo nei nostri report quello che viene fatto, tutte le azioni che vengono fatte a livello locale, quindi le città, e le regioni, eccetera, e tutti i vari settori economici vengono comprese, però l'essere, diciamo, subire un processo, essere parte del processo è una cosa differente. Grazie. E abbiamo due domande che in essenza stanno chiedendo di più sul ruolo, diciamo, politico della Cina stessa, adesso che non c'è in particolare la presenza degli Stati Uniti. Cioè, qual è il tuo sentimento in questo? Ah, la Cina Cosa hai visto, diciamo, direttamente? Ma la Cina è interessante perché la Cina è parte della transizione. Se voi pensate che il costo delle tecnologie pulite si è abbassato moltissimo e quindi è diventato estremamente competitivo rispetto diciamo, ai combustibili fossili, in parte questo lo dobbiamo anche alla Cina, perché la Cina ha puntato sulle tecnologie pulite. Ora vuoi per motivi di mercato, vuoi per motivi appunto di predominio del mercato, più che magari nel credere che diciamo questa sia la strada da intraprendere, però questo è avvenuto. Quindi la Cina ha un interesse a mantenere chiaramente questo processo attivo perché ha puntato su diciamo una determinata strada. Poi certo la Cina è un paese enorme, ha dei bisogni enormi, ed è un paese che vuole continuare a crescere, quindi nel voler continuare a crescere ha queste due diverse anime, no? Da una parte investe tantissimo nelle tecnologie, nelle rinnovabili, nelle auto elettriche, nella produzione dei pannelli, i materiali critici, dall'altro continua a costruire ovviamente impianti di produzione elettrica a carbone. Quindi c'è un po' questa doppia anima, ma la Cina vuole rimanere nell'accordo e vuole che l'accordo continui a funzionare perché è propedeutico alla propria economia. Quindi il fatto che la Cina si sostituisca agli Stati Uniti, no, come molti dicono, ah, magari la Cina adesso prenderà, no, questo io francamente ancora non lo credo. Comunque, diciamo, la Cina è ben salda nelle sue istanze di paese emergente, comunque, quindi di paese che comunque afferisce nell'ambito dell'accordo ai paesi in via di sviluppo, e mai si stacca dalle posizioni dei paesi in via di sviluppo, però ha avuto un ruolo più, diciamo, più mitigato rispetto a tanti altri paesi che palesemente hanno cercato di bloccare determinate istanze. Certo, la Cina è stato il paese che ha portato sul tavolo della COP il problema del commercio. E questa la dice ovviamente
spiega esattamente i loro interessi, perché sono stati loro a cominciare a parlare che delle politiche all'interno di alcuni paesi, diciamo, possono causare problemi ad altri paesi, alla crescita economica di altri paesi e quindi alla loro abilità, perché dalla crescita economica nascono i fondi e dai fondi nasce la capacità di potersi trasformare. Ecco, la Cina ovviamente per loro questa istanza, ovviamente utilizzata a loro fini, è molto importante. Certo, e abbiamo ancora qualche domanda, una che parla un po' relazionata al commercio, cioè il meccanismo di tassazione del transito del carbonio entrante nell'Unione Europea, e c'è anche una domanda che è un po' diversa, insomma, tratto il tema di sostenibilità. E Federica, io andrei avanti perché appunto abbiamo una scaletta molto intensa. Vediamo man mano durante il webinar se riusciamo a rispondere per scritto, se no faremo in seguito eventualmente. E ti ringrazio ancora Federica. Adesso invito Giulia Maria Baldinelli che ci parlerà della mitigazione, un policy advisor e specialista in mitigazione del MASE. E se vuoi accendere, eccoti qua, il tuo camera e a te la parola e fammi sapere quando cambiare le slide, sono qua. Sì, buon pomeriggio a tutti. Possiamo già iniziare dalla prima slide. Grazie. Appunto io sì, farò un focus sugli aspetti inerenti alla mitigazione, partendo dal dare qualche breve cenno di contesto. Appunto, come sappiamo, la mitigazione è uno dei pilastri fondamentali dell'Accordo di Parigi, insieme all'adattamento e ai mezzi di attuazione. E come già ha accennato Federica, gli strumenti attraverso cui si vengono poi a determinare le azioni di mitigazione che ci portano pian piano all'ottenimento degli obiettivi dell'Accordo di Parigi per quanto riguarda il contenimento dell'innalzamento della temperatura sono gli NDC, quindi questo approccio appunto dal basso attraverso il quale le parti dell'Accordo di Parigi possono fornire i loro contributi determinati appunto a livello nazionale per quanto riguarda appunto obiettivi specifici che questi si pongono e azioni per realizzarli. E l'Accordo di Parigi prevede anche appunto questo ciclo di valutazione del progresso collettivo dato appunto dai Global Stocktake che ci fanno capire appunto collettivamente a che punto siamo nel percorso verso gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e quali azioni possiamo collettivamente intraprendere nei diversi settori per avvicinarci sempre di più. Per quanto riguarda poi nello specifico la COP, il filone negoziale che si dedica espressamente alla mitigazione è quello relativo al Mitigation Work Program, che è un programma che è stato istituito nel 2021 e nel 2022 si è invece stabilito che questo sarebbe partito dalla COP27 fino al 2026 con la possibilità di un'estensione e costituisce fondamentalmente una piattaforma di scambio, soprattutto di esperienze, buone pratiche, dialogo su opportunità, ma anche su sfide che le parti affrontano nella messa in atto di azioni di mitigazione e concretamente è costituito da lo svolgimento di 2 dialoghi globali all'anno su temi specifici accompagnati da investment focused events, quindi degli eventi nei quali si cerca di mettere in collegamento delle azioni, dei progetti, delle iniziative con gli investimenti proprio ai fini della implementazione. Però la caratteristica del Mitigation Work Program è che non punta a stabilire dei nuovi target o obiettivi, ma al contrario si caratterizza per essere un dialogo appunto rispettoso delle circostanze nazionali, non prescrittivo, non punitivo, cioè non si punta il dito contro nessuno per non aver fatto sufficienti sforzi, ma si crea un'atmosfera appunto di scambio e di dialogo e questo già di per sé ci fa capire come pur essendo uno spazio molto interessante, molto proficuo, allo stesso tempo non è il luogo dove in realtà si possono andare a stabilire appunto nuovi obiettivi o spingere con forza per maggiore ambizione o implementazione. Proprio per questo prima della COP30
l'Unione Europea e altri paesi like-minded avevano cercato di spingere per la creazione di uno spazio per valutare più nel concreto il gap che sussiste nell'ambizione e nell'implementazione degli NDC, con riferimento appunto al GST, quindi al Global Stocktake e a tutte quelle aree dove in realtà si potrebbero compiere degli sforzi maggiori. Era stato chiesto che ciò avvenisse a partire soprattutto dai rapporti di sintesi relativi agli NDC e anche ai BTR, cioè i rapporti biennali sulla trasparenza, che ci dicono appunto che cosa poi è stato concretamente fatto. Questo appunto come base di partenza per una discussione più ampia, che sempre avrebbe guardato comunque allo sforzo collettivo, senza diciamo puntare il dito contro nessuno. La Presidenza comunque ha preferito appunto attenersi ai temi già stabiliti, non introdurre diciamo nuovi elementi nell'agenda, tanto più che poi il rapporto di sintesi che è uscito a ottobre 2025 diciamo è stato basato su una porzione piuttosto ridotta di NDC, che sono quelli che erano comunque giunti entro settembre 2025. È stata poi fatta un'integrazione con l'arrivo di nuovi NDC, però diciamo sostanzialmente si tratta di una quantità tale che ricopre poco più di un terzo delle emissioni globali e quindi diciamo ha permesso di fare una valutazione diciamo parziale. Comunque il messaggio che ne deriva è positivo diciamo rispetto ai progressi che sono già stati fatti, ma si richiama sicuramente a una maggiore ambizione. Prossima slide. Per quanto riguarda nello specifico appunto gli esiti della COP30, Federica ha già spiegato che appunto all'interno del Global Multirao troviamo degli elementi relativi alla mitigazione, soprattutto appunto quelli che poi risultavano essere particolarmente controversi. Innanzitutto si riconoscono tutti i progressi compiuti a 10 anni dall'accordo di Parigi, si spiega come già diciamo l'implementazione piena degli attuali NDC porterebbe ad una diminuzione delle emissioni e a un contenimento significativo dell'aumento della temperatura, pur trovandoci ancora lontani dagli obiettivi che vogliamo raggiungere. E poi la presidenza brasiliana ha introdotto queste due diverse iniziative già menzionate, Global Implementation Accelerator e Belém Mission to 1.5, che riguardano appunto una principalmente l'implementazione e l'altra l'ambizione. Quindi diciamo richiamando all'urgenza di compiere appunto degli sforzi, soprattutto in uno spirito di cooperazione internazionale, e questo diciamo è stato in qualche modo un contrappeso rispetto comunque al rifiuto della richiesta di creare uno spazio per una, chiedeva l'Unione Europea, considerazione annuale dell'ambizione e dell'implementazione a partire dagli NDC sulla base appunto dei due rapporti di sintesi NDC e PTR. Per quanto riguarda invece il Mitigation Work Program nello specifico, abbiamo già detto che appunto è uno spazio in cui risulta difficile effettivamente prendere degli impegni concreti riguardanti la mitigazione. Infatti diciamo la decisione è stata ha toccato principalmente degli aspetti più procedurali relativi alle modalità di svolgimento dei dialoghi, in particolare e degli investment focused events. In particolare si è fatta molta leva su questo matchmaking, cioè l'importanza di appunto mettere in collegamento iniziative e investimenti attraverso anche la creazione di una nuova piattaforma digitale. Non mi dilungo su questo, ma diciamo è stata discussa e si discuterà ancora proprio per diciamo cercare di renderla il più possibile funzionale agli obiettivi del Mitigation Work Program, senza costituire poi fondamentalmente una distrazione. E si è parlato poi anche, si è incluso appunto nella decisione
messaggi derivanti dai dialoghi avvenuti nel 2025, che sono stati uno sul tema delle foreste, tema molto caro anche alla presidenza della COP, e l'altro su rifiuti ed economia circolare. Ma è importante ricordare che appunto questi messaggi, che poi sono stati estrapolati dai dialoghi, sono stati diciamo non costituiscono poi effettivamente degli impegni o non c'è un incoraggiamento diciamo all'attuazione, perché appunto viene specificato che rispondere a questi key findings è poi effettivamente volontario, dipende dalle circostanze nazionali e dalla disponibilità di mezzi di implementazione, e si è discusso anche della continuazione del Mitigation Work Program. Fondamentalmente nella decisione si dice che si prenderà appunto una decisione in merito alla prossima COP. Qui ho inserito anche lo UAE Dialogue, che è appunto questo dialogo anche menzionato da Federica sull'implementazione del GST, perché anche qui diciamo c'era un'attenzione per quanto riguarda la mitigazione a questo spazio come potenzialmente a un altro spazio in cui poter spingere per diciamo degli impegni o comunque dei messaggi anche a livello politico sulla mitigazione, però diciamo si è trattato comunque di un filone particolarmente diciamo controverso, nel quale poi alla fine ci si è focalizzati principalmente per quanto riguarda l'implementazione del GST su aspetti riguardanti la cooperazione internazionale e i mezzi di attuazione, guardando un po' a tutto il GST diciamo in senso più ampio. Prossima slide. Quindi diciamo in conclusione possiamo vedere che cosa un po' è mancato alla luce di questi risultati. Innanzitutto, come già è stato detto, un riferimento efficace al paragrafo 28 del GST sulla transizione energetica, sia nella Multi-Round Decision e sia nel Mitigation Work Program, e anche al paragrafo 33 sulle foreste. Quindi appunto, come ho detto, il tema appare nella decisione sul Mitigation Work Program, ma senza diciamo nessun incentivo effettivamente a un'azione maggiore. Non è stata inclusa nella Multi-Round Decision la roadmap sull'uscita dei combustibili fossili, che era stata diciamo messa sul tavolo inizialmente dal Brasile, ma poi fondamentalmente esclusa. I combustibili fossili non sono proprio menzionati. E di nuovo appunto il GST, la sua implementazione, l'ambizione negli NDC e la loro implementazione non è poi effettivamente oggetto della decisione sul Mitigation Work Program. Quindi d'ora in avanti diciamo quali possono essere i prossimi step. Allora innanzitutto si vedrà come eventualmente approcciare le due iniziative contenute nella Multi-Round Decision, Global Implementation Accelerator e Belém Mission to 1.5. Diciamo in che cosa si concretizzeranno bisognerà capirlo nei prossimi mesi. Inoltre diciamo è importante anche considerare il ruolo delle iniziative parallele, la roadmap appunto proposta dal Brasile, e anche la Colombia ha messo sul tavolo delle proposte riguardanti sempre l'allontanamento dai combustibili fossili, con una conferenza internazionale e una dichiarazione associata, e anche qui bisognerà capire quale potrà essere il loro ruolo diciamo e l'impatto anche sul negoziato. E infine, per quanto riguarda la continuazione del Mitigation Work Program, diciamo sì, ci sarà una valutazione sulla sua continuazione, ma bisognerà anche capire come e se si riuscirà a modificare leggermente il programma affinché diciamo possa essere uno spazio che genera un impatto maggiore, anche in base alla eventuale disponibilità di altri spazi nel negoziato o al di fuori con un impatto. Vi ringrazio, ho finito. Eccoci qua. Grazie Giulia anche per la tua sintesi molto interessante. Abbiamo poco tempo, quindi io andrei avanti, avrei tantissime domande da farti in realtà. Magari vediamo se alla fine riusciamo a accumulare un po' di tempo che rimane. Ho visto che Federica rispondeva per iscritto alle domande che entravano fino ad ora, quindi grazie per quello. E Giulia, magari ti chiedo la stessa cosa, se ci sono domande che emergono dalla tua presentazione.
Adesso passerei la parola a Marianna Ronchini, che è un policy advisor e specialista in adattamento al MASE, e ci farà una sintesi sull'adattamento, ma con l'enfasi in particolare sull'obiettivo, il Global Goal on Adaptation. Marianna, se ci sei, se puoi accendere anche tu, eccoti qua e ti do la parola. Grazie. Ciao Anna, buon pomeriggio a tutti e grazie al CMCC per questa opportunità. Cercherò di dare qualche spunto, spero utile, di riflessione sul Global Goal on Adaptation, in particolare riguardo all'ultima COP. Allora, l'accordo di Parigi all'articolo 7 stabilisce appunto l'obiettivo globale di adattamento col quale intende rafforzare la capacità di adattamento, migliorare la resilienza e ridurre la vulnerabilità. E per anni questo obiettivo è rimasto privo di una struttura che potesse dare operatività al raggiungimento dell'obiettivo e non avevamo, ovvero, una modalità condivisa per valutare il progresso che poteva essere raggiunto in maniera globale. Se stiamo migliorando, se stiamo peggiorando, oppure semplicemente in che termini stiamo rispondendo all'aumento dei rischi climatici. Per colmare questo vuoto, negli ultimi 2 anni è stato avviato un programma di lavoro degli Emirati Arabi Uniti e Belem, che ha lavorato su 3 elementi principali. Un quadro di riferimento chiamato framework di target tematici e dimensionali, che è stato adottato a Dubai, un insieme set di indicatori globali prodotto da un gruppo di esperti scientifici nominati su proposta delle parti e poi dal segretariato della convenzione, e infine una struttura di governance per legare direttamente il Global Goal on Adaptation, che chiameremo GGA, al Global Stocktake e anche alla pianificazione nazionale. L'ultima COP doveva chiudere questo percorso. Cosa è stato adottato a Belem? Per favore, slide successiva. A Belem le parti hanno adottato formalmente un set di indicatori globali, 59, quindi questo va riconosciuto perché è stata data operatività in tal senso. Per capire cosa significa richiamo un attimo cosa vanno a misurare. Gli indicatori sono collegati direttamente a quel quadro di riferimento adottato a Dubai e fanno riferimento a 6 aree tematiche che sono sistemi alimentari resilienti, risorse idriche, salute, ecosistemi, infrastrutture e servizi essenziali, comunità e territori vulnerabili, e poi fanno riferimento anche a dimensioni, 4 dimensioni trasversali che sono capacità adattiva, governance e pianificazione, inclusione, equità e mezzi di attuazione, cioè finanza, capacity building e tecnologia. Il set di indicatori ulteriormente scremato e adottato poi a Dubai sono stati pensati per rispondere a una domanda piuttosto naturale, cioè appunto come si sta progredendo a livello globale verso questi target dimensionali e tematici. Gli indicatori adottati a Belem hanno caratteristiche precise, sono di natura non prescrittiva, sono volontari, di natura non comparativa e non devono essere utilizzati come condizione per accedere a finanziamenti. La decisione di Belem, oltre a questo set di indicatori, va a includere anche dei processi che sono l'avvio della Belem Addis Vision, un percorso di 2 anni fino al 2027 per migliorare lo sviluppo di metodologie e di metadata, e poi l'attuazione della Baku Adaptation Roadmap dal 2026 al 2028, con previsione di 2 workshop annuali e uno sviluppo di un'attività di supporto all'implementazione degli indicatori, e infine un collegamento esplicito, come già anticipato, al Global Stocktake, il secondo del 28, dove gli indicatori saranno un input formale, dove poniamo piuttosto fiducia in quanto già abbiamo l'esperienza del primo. Belem istituisce quindi per la prima volta un'architettura globale per il monitoraggio dell'adattamento, e questo va riconosciuto come esito positivo della conferenza. Passiamo avanti, per favore.
Questa decisione però è stata molto contestata, anzi probabilmente la più contestata di tutto il pacchetto di decisioni, perché nonostante l'adozione formale, le parti hanno sollevato apertamente, e qui c'è stata anche l'Unione Europea, molte criticità che si sono concentrate su due aspetti principali. Innanzitutto proprio la lista degli indicatori, perché gli esperti hanno svolto un lavoro di 2 anni molto solido e poi purtroppo cosa è stata carente? Una sufficiente consultazione con gli esperti per produrre questa ulteriore selezione di set di indicatori dove la Presidenza ha selezionato questo set di 59 indicatori, addirittura modificandone alcuni rispetto alla lista arrivata a Belém prima della conferenza, omettendone molti e senza appunto una consultazione sufficiente e solida. Questo che cosa ha portato? Ha portato molte critiche riguardo l'incompletezza tematica, l'incompletezza proprio sostanziale, l'utilizzabilità di questi indicatori che possono risultare deboli e difficilmente applicabili, e poi anche ha portato un rischio di screditamento del lavoro degli esperti che hanno dedicato appunto 2 anni di lavoro. In particolare, appunto, oltre all'Unione Europea, anche la Svizzera, ma anche molti paesi in via di sviluppo per altri termini e fronti hanno criticato questo set, tra cui Panama, Uruguay e anche il gruppo dei paesi ILAC, hanno espresso apertamente la loro insoddisfazione. L'altro aspetto sul quale si è concentrata la critica aperta di questa decisione è stato appunto il follow-up, perché il follow-up, come anticipato, ha dato l'apertura a una serie di processi paralleli, simultanei, la roadmap di Baku, la vision Addis Belem, il lavoro tecnico affidato agli organi sussidiari della Convenzione, coinvolgimento dei corpi Adaptation Committee, LEG, con il rischio di creare frammentarietà, che non ci sia una regia perfettamente chiara di tutti questi processi, rischi di sovrapposizioni, di difficoltà di coordinamento, tanto che alla fine in plenaria la presidenza brasiliana ha dovuto confermare, come già anticipato Federica, che il lavoro proseguirà e potrà essere soltanto migliorato nel 2026, questo a causa appunto del malcontento diffuso in seguito alla decisione. Quindi si tratta di una decisione adottata ma riconosciuta proprio apertamente e pubblicamente come non definitiva. Per favore a seguire. Cosa significa poi questo questa decisione anche per l'implementazione dell'accordo di Parigi? Possiamo dire innanzitutto che appunto abbiamo riconosciuto una formalizzazione del monitoraggio globale dell'adattamento, quindi dei progressi in tal senso possiamo riconoscerli in questo percorso necessario, perché altrimenti rimaneva soltanto un'aspirazione, diciamo, della misurazione dei progressi delle misure adattive. E questa decisione cambia appunto la struttura per definire il progresso sull'adattamento. Viene anche rafforzato il ruolo dei NAP e della pianificazione nazionale, come poi ci dirà la collega del CMCC Caterina. Viene creato, come già detto, questo collegamento formale con il GST e con i futuri cicli di ambizione. E poi sono richiesti lo sviluppo di dati, metodologie e competenze molto più solide, anzi erano completamente assenti in tal senso perché non era previsto un monitoraggio. Quindi per la prima volta l'adattamento può essere considerato come avviato nel processo di operatività. Quindi comincia a funzionare come un vero pilastro dell'accordo di Parigi con strumenti comparabili, seppur con molta lontananza, diciamo, e difficoltà di avvio a quelli della mitigazione. A seguire, per favore. Ah no, dovremmo, no, ho sbagliato io, era quello di prima, scusate, i prossimi passi.
il 26 e 29 abbiamo appunto varie date a seguito della decisione di istituire una serie di processi che speriamo vadano per il meglio. Appunto nel 2026 si avvierà questo lavoro tecnico su metadati, metodologie e disaggregazioni. Ci saranno le prime attività della Belém Addis Vision, i due workshop della Bagu Roadmap, i due workshop all'anno. Nel 2027 questi metadati dovranno essere consolidati e la cosa più importante è che si svilupperanno dei formati e delle linee guida, delle vere e proprie guidance per le parti in modo da poter monitorare appunto a livello globale l'implementazione di queste misure adattive. Si spera che non vadano a rendere poi duplice già il reporting presente a livello nazionale, che non vadano a complicarlo. Il momento chiave sarà il 2028, quando gli indicatori appunto saranno utilizzati nel secondo Global Stocktake, e quello va richiamato perché quello sarà il primo test effettivo dell'operatività del quadro del GGA che fu deciso appunto a Dubai. Nel 2029 ci sarà una revisione di questi indicatori, del loro primo utilizzo sulla base delle evidenze raccolte. Grazie anche appunto al secondo Global Stocktake. Quindi che possiamo dire? Che a Belém non viene chiuso il quadro di riferimento né conclusa l'operatività, anzi viene aperto il processo di operativizzare il GGA e di rendere concreto il quadro di riferimento, quindi si passa proprio all'azione. In ultimo, per favore, il ruolo della scienza, vorrei richiamare proprio in virtù di questo webinar, perché è importante ricordare che il quadro di riferimento così com'è e neanche gli indicatori possono essere utilizzati né funzionare senza un contributo determinante della scienza, ed è fondamentale compiere progressi su almeno 4 fronti, che sono metodologie solide, dati comparabili, analisi anche sui limiti dell'adattamento e connessione con i prossimi report dell'IPCC, come Anna all'inizio ha evidenziato, che saranno cruciali per la revisione del GGE e di dove siamo, quindi del taking stock dopo il 2029. Il contributo della comunità scientifica sarà indispensabile per trasformare questo quadro politico in strumenti davvero utili ed operativi. In sintesi possiamo dire che Belém ha fatto un passo importante, ma assolutamente non conclusivo, diciamo di apertura, possiamo dire. Abbiamo i primi indicatori globali sull'adattamento, ma la qualità degli stessi e il loro poter essere utilizzati devono essere assolutamente affinati, rafforzati, perché così non possono essere utilizzati allo scopo. Abbiamo una roadmap fino al 2029, ma con molte complessità aperte. Abbiamo una forte richiesta da parte di molti paesi e della comunità scientifica di rendere il quadro del GGA un quadro credibile e utile a tutti. E soprattutto il successo di questo percorso a 360 gradi dipende dalla capacità di ognuno di far dialogare scienza, politica e le parti e i paesi in un modo più trasparente, soprattutto dopo l'ultima COP possiamo dirlo, che c'è un grande bisogno di trasparenza del processo e anche più orientato all'azione. Grazie. Grazie Marianna. Eccoci qua. Rispondo io al volo alla domanda di Fabio, che chiede se c'erano italiani nel gruppo di esperti per elaborare questi indicatori, e siamo fortunati perché abbiamo un esperto proprio del Centro Mediterraneo sui cambiamenti climatici, Shouru Dasgupta, che lavora nella divisione che si occupa di aspetti legati all'economia del cambiamento climatico, l'ambiente e lo sviluppo sostenibile. Non è qua tra di noi, però sarebbe stato, cioè, potremmo organizzare un incontro proprio dedicato a questo tema, se c'è interesse, e trovate comunque la lista di partecipanti, di esperti sul sito della Convenzione Quadro.
Antonio chiede dove sono recuperabili gli indicatori. Devo dire che sul sito, penso che sono anche quelli sul sito della Convenzione Quadro, però se guardate la decisione del GGA è riferito come una risorsa, diciamo, un knowledge resource, questa informazione fornita dagli esperti, e c'è appunto un indirizzo per recuperare il lavoro originale. Adesso io avanzerei sempre per questioni di tempistiche e passo la parola alla nostra collega del CMCC, Caterina Guidi, che continuerà nel tema di adattamento, questa volta parlando dell'esito sull'argomento che riguarda i piani nazionali di adattamento. Grazie, Caterina. Grazie mille Anna e buon pomeriggio a tutti. Ti chiederei subito di passare alla prima slide. Allora, dal punto di vista del mio impegno all'interno di questo lavoro, trovo interessante mettere l'attenzione su come i piani nazionali di adattamento, che sono nati prima dell'Accordo di Parigi, si inseriscano in questo nuovo contesto dell'obiettivo globale di adattamento post Accordo di Parigi. È importante sottolineare che questi strumenti sono primari nell'ambito dell'adattamento e della resilienza all'interno della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. E all'interno del negoziato si fa riferimento al processo di formulazione e implementazione o attuazione di questi piani, che è stato stabilito formalmente nel 2010 in occasione della COP16 nell'ambito del quadro di adattamento di Cancun, che aveva proprio come obiettivo quello di rafforzare l'azione di adattamento nei paesi in via di sviluppo. Gli obiettivi di questo processo, ve li vedete dalla slide, sono innanzitutto quello di ridurre la vulnerabilità agli impatti dei cambiamenti climatici, costruendo quindi una capacità di adattamento e resilienza, e di facilitare anche l'integrazione dell'adattamento in maniera coerente nelle politiche, programmi e attività di rilievo che sono sia nuovi ma anche quelli già esistenti. È importante sottolineare che questo deve avvenire attraverso tutti i settori, diciamo, di rilievo e su vari livelli governativi, quindi anche regionale e locale. Diciamo, questa integrazione ovviamente deve tener conto delle situazioni dei singoli paesi, quindi ogni paese avrà una diversa modalità di integrazione e portata relativa. È importante vedere come nel 2015 l'Accordo di Parigi riconosca proprio l'importanza dei piani all'interno di questo sforzo globale per affrontare il cambiamento climatico, tant'è che l'anno successivo, sempre in risposta alla richiesta della COP di Parigi, il Green Climate Fund, che è uno dei fondi principali per il finanziamento al clima, ha approvato un supporto specifico finanziario per la formulazione di questi piani. Venendo poi a un tempo più vicino a noi, nel 2023, con la decisione del primo Global Stocktake, i paesi sono stati chiamati, per chi ancora non l'avesse fatto, a mettere in atto questi piani nazionali e anche le politiche, i processi di pianificazione più in generale entro il 2025, quindi c'è una data, diciamo, che era quest'anno appunto, e di aver fatto comunque dei progressi nella loro implementazione o attuazione entro il 2030. E qui già vediamo un'evoluzione all'interno di questi strumenti, perché non si parla più di piani relativi solo ai paesi in via di sviluppo, ma si parla a tutti i paesi, quindi sia sviluppati che in via di sviluppo. La prossima slide, grazie. Quindi, per vedere come siamo arrivati alla decisione dei piani nazionali di adattamento alla COP30 a Belém, è necessario dire che si aspettava all'interno di questa decisione la conclusione della valutazione del progresso del processo di formulazione e attuazione dei NAP, dopo 2 anni intensi di negoziazioni, se mi è permesso di dire. E che cosa, questa valutazione innanzitutto è quinquennale e quindi è già avvenuta in passato e si focalizza soprattutto su il progresso e le difficoltà incontrati dai paesi per pianificare l'adattamento
e l'attuazione dei piani stessi, sempre assicurandosi che i risultati di questi strumenti riconoscano comunque l'uguaglianza di genere e l'inclusione sociale, quindi c'è un aspetto, una portata più ampia, e stabilendo comunque un supporto per tale attuazione. A Bonn le parti a giugno di quest'anno, quindi si sono trovati però in disaccordo sulle modalità procedurali, quindi non si è fatto in sostanza alcun progresso a livello di sostanza sul testo e la parte critica riguardava la finanza. Infatti c'è da fare su questo punto un passo indietro e tornare alla COP28 quando i piani cominciano ad essere sempre più associati ai cosiddetti contributi nazionali volontari per la mitigazione e l'adattamento al cambiamento climatico. E questo perché? Perché c'è stato un tentativo di elevare l'adattamento alla mitigazione per spiegare questo bisogna appunto fare riferimento al fatto che questi contributi nazionali volontari raccolgono, come è stato detto già precedentemente dalle colleghe, gli impegni assunti dai paesi per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, sia in ambito di mitigazione che adattamento. Però c'è da dire che le informazioni sugli sforzi di un dato paese relative alle mitigazioni sono obbligatorie, mentre per quello che riguarda l'adattamento sono facoltative. Tuttavia, il numero degli NDC che riportano una componente di adattamento nel loro testo è aumentato notevolmente negli anni e questi due, diciamo, strumenti si rafforzano a vicenda perché ovviamente gli obiettivi e le priorità che possono essere identificati in un piano nazionale di adattamento possono essere a loro volta inclusi nei contributi nazionali volontari e viceversa il piano nazionale di adattamento può costituire uno strumento per rendere operativi questi impegni. E quindi questo è appunto il legame tra contributi nazionali volontari e piani nazionali di adattamento. Inoltre si è anche notato diciamo, un processo che ha portato a un passaggio, che sta portando in verità è ancora diciamo, in atto, a un passaggio dalla formulazione, quindi pianificazione vera e propria, all'attuazione di queste azioni e risposte che sono presenti nei piani. E questa tendenza è stata visibile anche all'interno delle iniziative del G7 e del G20, dove i piani sono sempre stati più inquadrati come delle basi per l'investimento. E qui ci tengo a segnalare che l'Italia, durante la sua presidenza del G7, ha in tal senso lanciato un'iniziativa che supporta appunto questo passaggio dalla pianificazione all'implementazione, che è l'iniziativa dell'Adaptation Accelerator Hub. Quindi questo aspetto dell'investibilità dei piani, se ci pensate bene, ovviamente può aumentare il processo di attuazione dei piani, attraendo più, quindi a livello di numero, ma anche a livello di qualità, quindi una varietà maggiore di fonti di finanziamento, ad esempio includendo il settore privato. Però quello che è visibile anche dal report di quest'anno del gruppo di esperti dei paesi meno sviluppati è che comunque l'attuazione dei piani rimane limitata e questo per la mancanza dei famosi mezzi di attuazione MOAI che riguardano sia la finanza ma anche il trasferimento tecnologico e il rafforzamento delle capacità. Proseguirei con la prossima slide. Prima di arrivare alla COP, quindi abbiamo visto cosa è successo diciamo a giugno a Bonn, c'è anche un altro passaggio intermedio che merita una breve riflessione, che è l'adozione, cioè no, scusate, la presentazione all'interno del NAP Expo del 2025 ad agosto a Lusaka in Zambia delle linee guida tecniche aggiornate per il processo dei NAP. E apro una piccola parentesi, il NAP Expo è un evento che ormai si tiene ogni anno dal 2013, che riunisce vari stakeholder, inclusi team nazionali, organizzazioni, agenzie,
le quali in quei giorni condividono le proprie esperienze in ambito anche di mobilitazione di azioni e supporto si concentrano anche ad identificare le lacune e i bisogni, tutti legati a questo processo di formulazione e attuazione dei NAP. Bene, quindi nel Expo di quest'anno sono state presentate queste linee guida il cui loro aggiornamento era stato chiesto dalla Conferenza delle Parti per l'Accordo di Parigi, che aveva appunto richiesto al gruppo di esperti dei paesi meno sviluppati un aggiornamento sulla base, e qui vediamo appunto al contesto più globale dell'adattamento, sulla base delle decisioni ehm, già relative all'obiettivo globale sull'adattamento, ma anche sulla, diciamo, la cosiddetta migliore scienza disponibile, in particolare al report di valutazione numero 6 dell'IPCC. Ci tengo solo a segnalare che ci sono delle linee guida iniziali che però riguardavano solamente la formulazione dei NAP e poi appunto sono state elaborate le linee guida tecniche per l'intero processo che poi appunto è stato aggiornato come vi ho appena segnalato. La prossima slide, grazie. Veniamo allora alla COP30 che si è appena conclusa e con mio grande piacere, perché appunto dopo 2 anni di intense negoziazioni posso dire che si è conclusa la valutazione del progresso del processo di formulazione e attuazione dei NAP, anche se la decisione è stata una delle ultime a essere adottata in plenaria e quindi è stato un po' sofferto questo risultato. La valutazione cosa ha sottolineato? Innanzitutto che ben 71 paesi, parti, scusate, dei paesi in via di sviluppo hanno presentato già i loro NAP, li hanno sottomessi. Ma questo è anche importante segnalare che in risposta alla richiesta che ho segnalato all'inizio del Global Stocktake, rivolta a tutte le parti di comunque presentare i loro piani nazionali di adattamento, ben 13 paesi sviluppati hanno anch'essi già sottomesso i loro piani. Quindi vedendo poi a livello di contenuto e di sostanza, il testo che è stato adottato presenta dei riferimenti al genere, in particolare gender responsive, quindi questo è positivo, e anche il riferimento all'integrazione dell'adattamento nei vari piani e processi di pianificazione. Ed è anche stato sottolineata l'importanza del sistema di monitoraggio, valutazione e apprendimento, sia nella fase di implementazione che poi però va comunque ad aggiornare, quindi nella riformulazione dei successivi piani nazionali di adattamento. Se poi ci concentriamo e veniamo alla parte critica del testo sulla finanza, dobbiamo notare che il settore privato non viene menzionato esplicitamente e quindi questo può appunto essere giudicato come una mancanza. E inoltre ci sono dei riferimenti che non sono del tutto in linea con l'obiettivo collettivo quantificato per la finanza climatica, di cui tra poco parlerà la collega. Detto ciò, quindi si è conclusa la valutazione e le prossime considerazioni sui piani di adattamento nazionali sono previste a SBI 65, quindi in concomitanza con la COP31 a novembre del 2026 in Turchia, e qui le parti prenderanno in considerazione il report del 2026 del gruppo di esperti dei paesi meno sviluppati sul progresso e processo di formulazione e implementazione dei piani di adattamento nazionali, e questo è un report fondamentale all'interno di questi lavori, insieme alle linee guida tecniche di adattamento, e viene appunto sviluppato sempre dal gruppo di esperti per i paesi meno sviluppati annualmente. E quindi rivedremo comunque queste criticità sicuramente riemergere nel proseguo di tali discussioni e considerazioni all'interno delle stanze negoziali. Ho finito, grazie per l'attenzione.
Fantastico, grazie Caterina. Andiamo avanti, adesso a breve passo la parola per l'ultimo intervento di Alice. Volevo dire due parole su una domanda, un punto molto interessante che ha fatto Marino, anche se Marianna sta rispondendo anche lei per iscritto. Marino ha commentato il fatto che nei prossimi anni, negli anni diciamo 2030, siamo su una traiettoria di oltrepassare il livello di riscaldamento globale dell'1,5 gradi, cioè diciamo la base più bassa dell'obiettivo a lungo termine dell'Accordo di Parigi. Quindi a quel punto lì dobbiamo sempre, diciamo, avere l'ottica dell'implementazione di questo obiettivo a lungo termine, quindi ogni sforzo per limitare il riscaldamento globale a 1,5, quindi guarderemo questa soglia dall'alto, e questo comporta un'eventuale possibile traiettoria detta un overshoot. E cosa significa per appunto per i piani di lavoro, di adattamento, di mitigazione? Ci sono delle implicazioni molto complesse, ed è la prima volta che questo termine è entrato in un testo della COP, della Convenzione Quadro. Quindi sarà interessante come questo argomento verrà trattato da un punto di vista tecnico. È un'area attiva di ricerca, come saprete, e quindi qui ricordo, diciamo, questa connessione con la scienza a supporto di questi processi negoziali, e quindi segnalo che la letteratura che inizierà a uscire sempre di più in questi anni sarà molto importante per informare questi lavori, e verrà trasmessa principalmente tramite i prossimi report dell'IPCC. Quindi grazie per questa domanda. Inoltre, essendo un tema molto complesso, il CMCC ha sviluppato un sito divulgativo che cerca di spiegare tutte le dimensioni, diciamo, di questo concetto di overshoot, che si basa su un articolo abbastanza divulgativo che abbiamo cercato di sviluppare con dei colleghi che hanno affrontato l'argomento nell'ultimo report dell'IPCC. E niente, chiedo ai colleghi dal lato interno nostro se possono condividere questo link, così potete esplorare un po' l'argomento e anche vedere questo articolo che è sotto, che insomma è alle origini di questa informazione divulgativa. Adesso passo a Alice Giallombardo, Policy Advisor e Climate Finance Specialist del MASE. Se riesci a accendere anche tu la tua camera, la tua videocamera, ci sei? Ci sono. Grazie Anna. Ecco, grazie, a te la parola. Allora, buon pomeriggio a tutti. A me tocca l'arduo compito di parlarvi del quadro finanziario nell'ambito, diciamo, dell'Accordo di Parigi, soprattutto, diciamo, in questa COP30. Quindi passerei alla prossima slide, grazie. Quindi inizierei col dire che nell'ambito dell'Accordo di Parigi i mezzi di implementazione, che appunto, come sapete, saranno la finanza, la tecnologia, il rafforzamento delle capacità, hanno un ruolo fondamentale per consentire ai paesi, in particolare quelli di sviluppo, in via di sviluppo, di attuare le politiche necessarie per raggiungere gli obiettivi di mitigazione e adattamento, come hanno ben sottolineato le mie colleghe prima. Tra questi ovviamente la finanza per il clima assume un particolare rilievo durante tutto il processo negoziale. Saprete inoltre che l'articolo 9 dell'Accordo di Parigi si concentra specificamente sugli aspetti finanziari, stabilendo l'impegno dei paesi sviluppati a fornire e mobilitare risorse finanziarie ai paesi in via di sviluppo per supportare le loro azioni di mitigazione ed adattamento, invitando anche a rivedere periodicamente l'ammontare del supporto, con l'intento quindi di aumentarlo progressivamente. Le altre parti che non sono che non sono paesi sviluppati sono incoraggiate a offrire volontariamente tale sostegno. E nell'ambito dello sforzo globale i paesi sviluppati si impegnano a continuare a svolgere un ruolo guida nel mobilitare la finanza per il clima da un'ampia gamma di fonti, strumenti e canali. Per supportare i paesi in via di sviluppo nell'affrontare quindi le difficoltà economiche, tecnologiche, istituzionali e nell'intraprendere un'efficace azione contro il cambiamento climatico, negli anni all'interno della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell'Accordo di Parigi sono stati concordati due obiettivi finanziari collettivi ad oggi. Quindi nel 2009 a Copenaghen i paesi sviluppati si sono impegnati a fornire e mobilitare almeno 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020.
Poi successivamente il limite temporale è stato esteso al 2025 durante la COP26 di Glasgow nel novembre del 2021, soprattutto a causa di alcune difficoltà, tra cui appunto la pandemia di Covid-19, che avevano quindi ostacolato il raggiungimento di questo obiettivo. Tale obiettivo, secondo quindi i dati dell'Ocse, è stato raggiunto per la prima volta soltanto nel 2022, nonostante appunto questo raggiungimento sia in ambito negoziale un po' osteggiato dai paesi in via di sviluppo, che non sono convinti di questo risultato. Ad ogni modo, quest'anno, diciamo, data la necessità di concordare un nuovo obiettivo finanziario che a decorrere dal 2026, l'anno scorso a Baku è stato adottato il nuovo obiettivo quantificato di finanza per il clima, il cosiddetto NCQG. L'NCQG da una parte estende l'obiettivo dei 100 miliardi, quindi prevedendo un obiettivo di finanza pubblica e privata mobilitata da risorse pubbliche di almeno 300 miliardi all'anno entro il 2035, con i paesi sviluppati che dovranno assumere un ruolo guida, e dall'altra contiene un invito rivolto a tutti gli attori finanziari a mobilitare collettivamente almeno 1.300 miliardi di dollari da tutte le fonti, incluse quelle private, entro la stessa data, quindi entro il 2035. Rispetto quindi a quest'ultimo invito, rispetto ai 1.300 miliardi, è stata istituita la Baku to Belém Roadmap, che è un processo volto a identificare soluzioni efficaci per la mobilitazione di risorse da tutte le fonti e creare spazio fiscale nei paesi in via di sviluppo. L'NCQG rappresenta un'evoluzione quindi rispetto al precedente obiettivo dei 100 miliardi di dollari, in quanto sancisce un importante e potenziale allargamento della base dei donatori, concretizzando per la prima volta dall'Accordo di Parigi in termini di finanza per il clima la natura evolutiva delle capacità contributive dei paesi. Inoltre prevede la possibilità di contabilizzare nell'obiettivo dei 300 miliardi tutti i flussi finanziari in uscita dalle banche di sviluppo multilaterali, senza distinzione tra i suoi shareholders, e la possibilità di contabilizzare, seppur su base volontaria, i flussi di cooperazione bilaterale sud-sud. La decisione quindi dell'NCQG risponde anche a altre istanze dei paesi meno sviluppati e delle piccole isole, riconoscendo il ruolo cruciale della finanza pubblica per l'adattamento e la necessità di aumentare e indirizzare loro in maniera privilegiata le risorse finanziarie veicolate attraverso i meccanismi della convenzione, i meccanismi finanziari della convenzione, quindi il Green Climate Fund, il Fondo per l'adattamento e il GEF. La prossima slide, per favore. Quindi va tuttavia evidenziato che sia i paesi meno sviluppati che l'India, che si era apertamente opposta in plenaria all'adozione della decisione alla COP29, hanno manifestato una forte insoddisfazione, soprattutto sulla portata dell'obiettivo definito, che è stato ritenuto del tutto insufficiente a soddisfare i bisogni dei paesi in via di sviluppo. Dunque, per compensare un po' l'insoddisfazione di alcuni paesi in via di sviluppo in merito al risultato sull'NCQG, il tema finanziario, che non avrebbe dovuto essere centrale alla COP30, avendo avuto un ruolo così importante alla COP29, ha finito comunque per avere un ruolo centrale. A ciò ha contribuito anche la presentazione del rapporto finale della roadmap Baku to Belém verso i 1.300 miliardi di dollari da parte delle presidenze COP30 e COP29 in occasione di un evento di alto livello dedicato. Questo rapporto contiene una lista di iniziative e migliori pratiche di natura non vincolante, identificate durante le consultazioni con il Circolo dei Ministri delle Finanze che era stato creato dalla presidenza della COP30, un gruppo indipendente di esperti di alto livello delle Nazioni Unite sulle finanze e i paesi e altri stakeholders. Nonostante appunto le parti abbiano accolto con favore questo il risultato e quindi contenuto all'interno del rapporto, molti hanno comunque espresso la necessità di ulteriori lavori per attuare le raccomandazioni presenti nel rapporto. Prossima slide. Quindi alla COP30 si è parlato molto di finanza per il clima. In particolare la decisione quadro della COP30 che ha già menzionato Federica, la Mutirao Decision,
contiene diversi aspetti importanti in materia di finanza climatica. In particolare, un po' anche per dar seguito alle raccomandazioni espresse nel rapporto finale della Roadmap Baku-Belém, è stato concordato istituire una tavola rotonda ministeriale ad alto livello per riflettere sull'attuazione dell'NCQG, compresi gli elementi quantitativi e qualitativi relativi alla fornitura e alla mobilitazione di finanza per il clima. E poi, come aveva già accennato Federica, per assicurare un po' ai paesi in via di sviluppo rispetto all'adempimento dell'obbligo di supporto finanziario da parte dei paesi sviluppati previsto dall'articolo 9.1 dell'Accordo di Parigi, la decisione istituisce un programma di lavoro proprio specifico sull'articolo 9.1, però nel più generale contesto dell'articolo 9. E infine, la decisione Mutirao rispetto al tema della finanza per l'adattamento e alla luce un po' del minor livello delle risorse storicamente mobilizzate per l'adattamento rispetto alla mitigazione, la decisione quadro riafferma l'invito al raddoppio entro il 2025 rispetto ai livelli del 2019 nel contesto del raggiungimento di un equilibrio tra mitigazione e adattamento, che era stato concordato a Glasgow nel 2021. Ma non solo, perché dal momento che tale impegno si concluderà quest'anno, quindi nel 2025, nella Mutirao Decision è stato inserito anche un invito a compiere sforzi per almeno triplicare il finanziamento per l'adattamento entro il 2035 nel contesto della decisione dell'NCQG, incluso attraverso i meccanismi finanziari della Convenzione. Inoltre, la decisione quadro contiene elementi più generali sulla finanza per il clima, per esempio riafferma gli obblighi di sostegno ai paesi in via di sviluppo da parte dei paesi sviluppati, riconosce i bisogni di finanziamenti pubblici e concessionali o a dono, specialmente per l'adattamento e le perdite e danni, richiama gli sforzi per riformare l'architettura finanziaria internazionale e richiede alle parti di migliorare gli ambienti abilitanti per aumentare i finanziamenti per il clima, incluso attraverso lo sviluppo di piani di investimento per i propri NDCs, che invita ad allineare anche con le proprie strategie di sviluppo, quindi questo allineamento tra sviluppo e azione climatica. Oltre alla decisione quadro, però, sul tema della finanza per il clima sono state adottate altre decisioni separate. Molte di essi sono decisioni che vengono adottate di consueto da ogni COP, come quelle sui report di sintesi delle informazioni sulla finanza per il clima ex ante, trasmesse ai sensi dell'articolo 9.5, che migliora la trasparenza e la rendicontazione dei finanziamenti, o sulle linee guida che vengono date annualmente agli enti operativi del meccanismo finanziario, come il Green Climate Fund e il GEF. Ma vorrei soffermarmi invece sulla decisione adottata in merito al dialogo di Sharm el-Sheikh nell'ambito dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1 2.1c. Prossima slide. Quindi l'articolo 2.1c dell'Accordo di Parigi è molto importante perché contiene il terzo obiettivo, ossia dell'accordo stesso, ossia rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso verso basse emissioni di gas serra e uno sviluppo resiliente ai cambiamenti climatici. È un obiettivo cruciale perché estende l'ambizione climatica oltre la semplice riduzione delle emissioni, puntando a trasformare l'intero sistema finanziario globale, orientando tutti gli investimenti pubblici e privati verso attività sostenibili, la riduzione del sostegno economico ai settori ad alta intensità di carbonio e il miglioramento della gestione del rischio climatico nel settore finanziario. Quindi, a seguito delle forti richieste da parte dei paesi sviluppati di un punto in agenda relativo alle questioni riguardanti il terzo obiettivo dell'Accordo di Parigi, alla COP27 era stato avviato il dialogo di Sharm el-Sheikh per migliorare la comprensione dell'ambito di applicazione dell'articolo 2.1c e la propria complementarietà con l'articolo 9 dell'Accordo di Parigi. Quindi, chiudendosi però quest'anno il mandato del dialogo, alla COP30 i paesi sviluppati hanno spinto affinché si continuasse ad avere uno spazio nell'ambito del processo negoziale per discutere dell'implementazione dell'articolo 2.1c. Lo Sharm el-Sheikh Dialogue quindi era concepito come uno spazio informale e tecnico, con un mandato limitato nel tempo. Il suo compito principale era chiarire cosa significa allineare i flussi finanziari agli obiettivi climatici, affrontando questioni definitorie, lacune concettuali e ostacoli generali,
Si è trattato quindi di un dialogo prevalentemente analitico, senza garanzia di continuità oltre il mandato, con una partecipazione meno strutturata di attori privati e società civile, che si limitava a produrre report tecnici. Cosa cambia da quest'anno? La decisione adottata a Belém quest'anno segna un passaggio da un approccio esplorativo a uno più strutturato e orientato all'implementazione dell'articolo 2.1c. Vengono istituiti all'interno della decisione il Veredas Dialogue e gli Xingu Finance Talks, segnando quindi un passaggio verso un processo più stabile, annuale e orientato alla pratica attuazione dell'articolo 2.1c e della sua complementarietà con l'articolo 9. In particolare, il Veredas Dialogue sostituisce formalmente lo Sharm el-Sheikh Dialogue, mantenendo una dimensione di confronto generale con un taglio però più operativo. All'interno di questo nuovo quadro si inseriscono gli Xingu Finance Talks, che sono un segmento ad alto livello che punta allo scambio di soluzioni pratiche nell'attuazione dell'articolo 2.1c e della sua complementarietà con l'articolo 9, favorendo il coinvolgimento di tutti gli stakeholder. Questi nuovi strumenti diventano così parte integrante dei futuri cicli negoziali, con report ufficiali che serviranno da input alle sessioni annuali della CMA e ai lavori legati al nuovo obiettivo della finanza climatica, quindi l'NCQG. In sintesi, quindi, mentre lo Sharm el-Sheikh Dialogue aveva una funzione un po' esplorativa, Veredas e Xingu sono pensati per tradurre l'articolo 2.1c in progressi concreti, e questo si riallinea un po' al concetto, diciamo, che sottostava alla COP30 di essere la COP dell'implementazione. Vorrei dirvi anch'io cosa è mancato, ma anche quest'anno la finanza per il clima è stata ampiamente trattata nell'ambito del processo negoziale, per cui vi ringrazio. Se ci sono domande, ovviamente felice di rispondere. Grazie mille. Grazie Alice, e devo dire che purtroppo abbiamo sfiorato già il tempo che ci eravamo concessi, quindi purtroppo dobbiamo già chiudere il nostro incontro. Io invito tutte le relatrici a riaccendere le telecamere, così possiamo salutarvi insieme. E vi ricordo che potete visitare il sito del Focal Point Italia per avere qualche informazione in più, oppure almeno per seguire le notizie, diciamo, seguendo la nostra newsletter. E niente, vi auguro prima di tutto un applauso alle nostre relatrici, che è stato un evento veramente ricco e lo condivideremo, così chi non ha potuto seguire fino alla fine troverà le risorse, sarà disponibile a tutti anche le slides. E vi auguro a tutti e tutte un bellissimo weekend e una riposante serata. Arrivederci a tutti. Ciao Anna, Ciao, grazie. 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 Grazie.